Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi ci divertiamo, una puntata speciale. Sono in trasferta, non sono in Abruzzo ma sono nel Lazio, in particolare nel territorio di Gallicano nel Lazio, e andiamo oggi a fotografare per la prima volta, oddio, prima volta no perché ormai è stata già documentata, ma andiamo a scoprire una cascata nascosta che è stata scoperta circa 3 o 4 mesi fa da due esploratori della zona, e gli esploratori della zona oggi sono con noi e mi accompagnano in questa avventura incredibile. E c'è con noi David Pelei e Edoardo Maresca, che sono coloro che hanno per la prima volta documentato questa cascata qui, praticamente nel fosso dell'Acqua Rossa, nella campagna a est di Roma, e oggi mi accompagneranno in questa avventura alla scoperta, per quanto mi riguarda, della cascata segreta. Chiamiamola così, cascata nascosta. Lungo il percorso credo che incontreremo anche qualcun altro, quindi ormai è una cascata ex nascosta perché più o meno abbiamo capito tutti dove sta. Un piccolo disclaimer prima di iniziare il video: si tratta di un sentiero abbastanza avventuroso, per cui non fatevi prendere dalla curiosità, documentatevi prima di raggiungere questo posto. Io cercherò di documentare quanto più possibile il sentiero, insomma, per vedere un po' quali sono i punti critici della via, della strada, però non vi dovete fidare delle attrezzature che trovate, non vi dovete fidare delle corde, portate le vostre e venite in compagnia, perché lì sotto è un ambiente davvero molto critico. Ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, attivate tutte le campanelle, rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente un'avventura incredibile. Quindi mentre noi camminiamo verso il fosso dell'Acqua Rossa, Edoardo e David ci raccontano come è nata questa storia della cascata nascosta. Così è una cascata evidentemente un po' inforrata. Chi è che l'ha scoperta non si può dire, perché evidentemente è una cascata che sta là già da sempre. No, insomma, diciamo da sempre, che insomma, però sicuramente no, altre persone avranno individuato, magari no, cacciatori della zona, sicuramente nel tempo avranno visto da sopra, magari avranno intravisto qualcosa, però sotto la base, proprio dove sta la sua, dove proprio cade l'acqua della cascata e forma la laguna, quel pezzettino di addirittura una laguna. Non c'era stato mai nessuna piccola lagunetta. Sono curioso di raggiungere il posto perché c'ho già le macchine fotografiche che scalpitano. Lì era difficile arrivare perché c'è questa parete di circa 6 metri che era insomma da salire senza attrezzature, senza niente, senza una corda già messa, è un po' complicato. E niente, io mi sono arrampicato, sono andato sopra. Arrampicato? Mi sono arrampicato senza niente. Quindi ci sarà un po' di avventura oggi. Ma sono un po' rischiata. E poi ci ho messo una corda, tutto qui, ho fatto questo solo. Sono andato su, l'ho raggiunta, ho messo la corda, per me la soddisfazione quella, chiuso per me. A posto. Allora Edoardo, tu invece come ti sei avvicinato alla cascata? Niente, io l'estate scorsa ho letto un post di VG Plus, ricordo una cascata situata a valle della sorgente dell'Acqua Rossa, che pure avevo conosciuto grazie a un altro post di VG Plus, perché insomma c'ero stato qualche mese addietro, e mi ha incuriosito sto post riguardo a quello che c'era a valle della sorgente dell'Acqua Rossa, anche perché il tratto a valle non è indicato nei percorsi escursionistici. sì, esatto. Ma già guardando il post di Gloss avevo notato che ulteriormente a valle c'era un lago, una piscina naturale stretta tra un canyon
E per cui ho fatto una bella cosa, mi ci sono tuffato dentro, E sei andato a nuoto? ci sono andato a nuoto e con mia grande sorpresa ho visto che ulteriormente a valle di quel laghetto c'era una serie di altri laghetti e cascatelle. Poi ho notato un salto da paura, cioè Ho capito. ho dedotto che ci fosse una cascata in lontananza, mi ci sono avvicinato e mi sono trovato sull'orlo di questa cascata. Ho capito. E E sono quindi rimasto di stucco, insomma, perché ci credo perché è una cosa nuova, mai documentata prima, insomma, tra virgolette possiamo chiamare una scoperta, quantomeno per la prima volta avete documentato questa cosa. Allora, non andiamo, cioè io sono curioso, per cui adesso ci incamminiamo verso la cascata, aspettiamo gli altri amici e vediamo un po' come andrà a finire l'avventura di oggi. E per raggiungere la cascata nascosta dobbiamo scendere qui al fosso dell'Acqua Rossa e risalire questo torrente per un breve tratto, circa 20 metri, e poi aggirare praticamente questo costone, questo sperone roccioso e scendere quindi più a valle da quella parte. La cascata si troverà proprio dove, là nella direzione dove c'è Mauro, ma molto più avanti. Qui l'ambiente è davvero incredibile, guardate che bellezza, ci sono delle piscine naturali, una serie di cascatelle e questa parete così colorata. Sicuramente questa è una location dove tornerò nei prossimi giorni, non posso farmi sfuggire questa bellezza naturale. Sono arrivato dentro. E come avete potuto vedere il sentiero è un po' intricato qui in mezzo alla boscaglia, ogni tanto esce qualche animale e comunque si vedono i trottatoi dei cinghiali che tagliano il sentiero qua e là e probabilmente uno di questi trottatoi dovremo utilizzarlo anche noi per scendere giù all'alveo del fiume e raggiungere la cascata. È davvero un posto molto interessante, non vedo l'ora di raggiungere questa cascata e realizzare qualche fotografia. Qui il sentiero si fa un po' intricato, stiamo scendendo e tra un po' dobbiamo effettuare proprio una discesa abbastanza impegnativa. Per adesso il sentiero, ecco, è giusto un po' pieno di rovi. Credo che questo sia uno del periodo più indicato perché tra un po' la vegetazione coprirà tutto il passaggio. Abbiamo raggiunto un balcone qui davvero precario sopra la cascata, sopra il fosso. Chiaramente dalla telecamera non si può vedere, però saranno circa 50 metri di strapiombo. E da questa parte, affacciandosi un po', ma è vivamente sconsigliato, si può vedere la cascata che si trova lì dietro, dentro questa forra. Io non mi avventuro oltre perché David, che ha perlustrato la zona anche con il drone, insomma, È sconsigliatissimo. assolutamente sconsigliato avvicinarsi perché qui sotto
potrebbe essere vuoto, Sì, sì. e anzi forse è il caso di allontanarci. Sì, 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 meglio. Qua non è il caso con la Da questo punto inizia un po' la discesa verso Alveo o Alveo, come si dice? Più o meno, insomma il senso è quello. Dobbiamo scendere Il letto del posto. il letto del fosso, della forra. Dobbiamo scendere da quella parte, c'è Pino che sta già in avanzata discesa. Non so, forse allungheremo una corda, forse no. Vediamo un po' come si evolve l'avventura. Comunque è davvero un posto, io non mi stancherò mai di dirlo, ma sono posti davvero incredibili. Poi tra l'altro veramente a 2 passi da Roma. Guardate qua che parete che c'è. Veramente bello, ci sono delle formazioni di calcare, non so se sia calcare, comunque credo che questa zona più che altro sia tufo. Ecco, guardate gli alberi come crescono proprio sulla roccia, quasi sotto c'è il vuoto, per cui se mai doveste venire in questa zona state lontani dai bordi, perché è davvero molto pericoloso. Guardate comunque che bellezza questo posto. Noi continuiamo a scendere perché l'avventura qua si fa davvero interessante, e in questo punto il nostro amico Pino ha sistemato una corda attaccata a una radice, insomma è abbastanza salda, però mi raccomando, se venite in questo posto non vi dovete fidare di quello che trovate, perché magari oggi regge ma poi prende un po' d'acqua, oppure un animale va a rosicchiare, ed è molto facile che magari questa corda si possa rompere e voi credete di essere sicuri e invece andate giù fino alla forra del fiume, e questo non sarebbe davvero consigliabile. Io adesso mi avventuro qui, la utilizzo perché so che l'ha appena montata Pino, per cui mi fido di questa attrezzatura. Voi non fatelo. Io mi attacco anche a una liana, quasi come Tarzan. C'è sopra Edoardo che scende. Oggi ve l'avevo detto che ci divertivamo, eh? Siamo scesi dal lato più difficile delle escursioni di oggi. Stiamo entrando in un ambiente, non dico inesplorato perché non è così, ma molto poco frequentato. Guardate, il corso del fiume è quello che abbiamo visto poco sopra alla sorgente dell'Acqua Rossa. Guardate qui che spettacolo, questa è una delle prime cascate e noi dobbiamo adesso risalire questo fiume. Da quella parte lì, in mezzo alle pareti di tufo, si apre la cascata segreta, chiamiamola così. Però già da qui il posto è davvero molto bello. Se state seguendo ancora il video vuol dire che vi sta interessando, quindi a questo punto credo sia ora di mettere un like al video e iscriversi al canale. Questo è il modo che ci aiuterà a continuare a realizzare contenuti sempre più interessanti e avventurosi. Io adesso seguo le nostre guide, Davide, Edoardo, Pino e Mauro Trecchioli da quella parte, e ci dirigiamo verso la cascata.
quando c'è la piena immaginate quello che può essere qui sotto, perché con tutte queste roccette sotto qui diventa una piscina gigante, Gigantesca. Io sento il rumore della cascata. Allora, ho studiato i video di David e di Edoardo. Poco più avanti ci sta una paretina, la salita di un paio di metri, e poi lì c'è una parete invece di circa 5 dove c'è una corda e forse dei gradini. Abbiamo superato la prima parete di circa 2 metri da quella parte e adesso inizia il bello. C'è lì una parete di circa 5 o 6 metri da superare e là dietro ancora non si vede, ma c'è la cascata che stiamo cercando. L'ambiente è davvero incredibile, è difficile anche riprenderlo, non so se dalla telecamera si riesce a capire la grandezza di questa gola, è incredibile. Adesso però devo concentrarmi nella salita di quella parete. Oltre quel muro ci sarà la nostra meta. Ce l'ho fatta, ed è stata una salita un po' adrenalinica, devo dire la verità. Per questo devo ringraziare David che ha attrezzato per la prima volta il percorso ed ha aperto questa salita. In questo caso la discesa, c'è Pino che sta andando a prendere, ad assicurare Mauro lì sotto, e qua veramente un'avventura come non facevo da molto tempo. Grazie a David Pelei e Edoardo Maresca che si sono impegnati a rendere fruibile in qualche modo questo posto, a pubblicarlo, a renderlo noto. Però non mi stancherò ancora di dirlo, non venite assolutamente da soli perché è un luogo impervio, pericoloso. Io non so se da qui si può capire la pericolosità del luogo. Guardate lì sopra queste pareti, questa parete qui che abbiamo risalito in arrampicata praticamente, e quella dietro di me è la cascata nascosta. Veramente sono senza parole, quasi quasi questo è un posto, veramente un posto segreto, per cui bisognerebbe cercare di conservare questo posto. Se ci venite, siate rispettosi di questo ambiente così bello, così nascosto, è stato così per tanti anni credo, e quindi dovremo essere noi avere la responsabilità di mantenerlo praticamente intatto. A questo punto devo mettermi proprio al lavoro prima che la luce non degradi. Naturalmente prima di effettuare la fotografia devo fare un po' un giro con la macchina fotografica per vedere qual è il punto migliore di ripresa. Da questa parte, sotto a questa parete qui, c'è una piscina di un colore verde azzurro turchese, veramente molto bello, non so se riuscirò a fotografarla in qualche modo. Certo, il punto interessante da fotografare è quello, e potete rendervi conto della dimensione della porra, della cascata, guardando Mauro che sta sopra un sasso, proprio sotto al salto della cascata. La portata d'acqua non è molta, infatti l'acqua scivola sulla roccia. Mi immagino quando durante la piena del fiume il salto sia molto più imponente. Io credo che il salto da questa parte sia circa 12-13 metri, forse 15, non lo so, però sicuramente la porra è molto più alta da questa parte. Pino sta attraversando la piscina. Le impostazioni fotografiche, insomma, non c'è una regola magica, per cui dovrò andare sicuramente con un filtro polarizzatore per togliere un po' di riflessi lì dalle alghe dal muschio, e credo che farò multi esposizioni per essere sicuro di non perdermi
tutte le luci e i dettagli in alto. Sto utilizzando oggi una Fuji X3, monterò il polarizzatore della case, mettiamo il famoso timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. E purtroppo devo lasciare questo posto, la luce sta ormai scendendo e sta diventando buio, tra un po' ci rimane ora il pezzo un po' più complicato dell'avventura, scendere per questa parete. La prima volta che David è stato qui ha dovuto posizionare una corda attraverso questo, sotto a questo masso che peserà circa 300 kg, non so, più o meno, e da qui poi si è calato dove adesso andremo a scendere noi. Adesso però mi devo concentrare un attimo perché la situazione è abbastanza complessa. Qua che radici che scendono dagli alberi là sopra, tutto il muschio, una parete veramente molto bella. Anzi, io pensavo di trovare un po' più di umidità, invece l'ambiente è abbastanza asciutto, forse si scivola un po' a terra, è un ambiente umido, siamo sempre dentro una forra, però diciamo che ormai stiamo andando incontro ai primi caldi della stagione e l'ambiente si asciuga molto velocemente e stiamo attraversando il fondo della forra per raggiungere il tratto attrezzato con corda per risalire il fianco boscoso. Quello sarà un po' ripido e scivoloso. Purtroppo anche l'avventura di oggi ormai volge al termine, siamo stati a trovare le cascate nascoste che ufficiosamente qualcuno ha voluto intitolare a David e a Edoardo, però in realtà il territorio è di tutti ed è bene che tutti ne usufruiscano e insomma godano di questo spettacolo naturale, e voglio ringraziare per questo proprio David e Edoardo che hanno in qualche modo tracciato il percorso più agevole per raggiungere quella bellezza naturale. Io
ve lo ripeto ancora, non avventuratevi qua da soli, perché l'ambiente è davvero complicato, è difficile e anche pericoloso, potrebbe essere davvero molto pericoloso. E a questo punto io voglio ringraziarvi per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, per averci accompagnato fino alla cascata nascosta sotto alla forra dell'Acqua Rossa, possiamo chiamarla così, a valle dell'Acqua Rossa. Qui da questa natura così a 2 passi da Roma. Per oggi è tutto. Da Luigi, Mauro, Davide e Edoardo, davvero una buona serata. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!